come spostare i fondi da on-chain a Lightning e viceversa. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi torniamo a parlare di Lightning Network perché secondo me è fondamentale capire come funziona, ma soprattutto capire come utilizzarlo se vogliamo spendere o accumulare Bitcoin anche nei momenti peggiori. In queste settimane dopo l'halving avete visto quello che è successo con le fees che sono arrivate alle stelle, rendendo di fatto inutilizzabile il protocollo per chi voleva fare piccoli movimenti o pagamenti. Con Lightning tutto questo si può evitare, ovviamente se si è preparati, perché se aveste voluto iniziare ad utilizzarlo in questi giorni avreste avuto lo stesso problema. Se siete utilizzatori di Bitcoin e non solo hodler, diciamo, dovete avere un wallet Lightning sempre pronto all'uso, al fine di evitare eventi spiacevoli. Prima di cominciare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora partiamo! Prima di poter utilizzare un wallet Lightning dobbiamo ovviamente caricarlo. Per caricarlo si intende aprire un canale e versarci dei fondi. Nel caso avessimo un wallet custodial, wallet of Satoshi per intenderci, non sarà necessario aprire un canale, ma logicamente anche lui dovremo caricarlo con dei fondi. I wallet custodial si possono caricare sia via Lightning, quindi pagando una semplice invoice, sia via on-chain, quindi con una semplice transazione. Questi wallet infatti vi forniscono anche un indirizzo on-chain. Voi invierete i fondi all'indirizzo che vi fornisce il wallet e vi troverete in automatico i bitcoin su Lightning, pronti per essere spesi. In questo caso, oltre ai costi per la transazione on-chain, il wallet si prenderà anche una commissione per effettuare lo swap. Ma che cos'è questo swap? Lo vediamo subito perché ci servirà per tutti i tipi di wallet. Ma prima di proseguire vorrei informarvi che stanno iniziando le conferenze in giro per l'Europa. La prima è stata proprio in Italia, a Brescia, l'11 maggio. Bitcare Forum è stata una splendida conferenza a cui ho partecipato e trovate i video sul canale che la documentano. Poi, dal 13 al 15 giugno, ci sarà il BTC Prague a Praga, la miglior conferenza europea al momento. Quindi, se volete partecipare, potete approfittare del codice PLAC per avere uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto. Vi lascio tutto in descrizione così potete verificare di persona. Bene, riprendiamo dallo swap, o meglio il submarine swap, che è sostanzialmente uno smart contract che permette l'invio di fondi on-chain a una destinazione off-chain, cioè i canali Lightning. I canali Lightning sono fissi, una volta aperti non c'è modo di modificarli e non si può effettuare una transazione diretta da on-chain a Lightning. Il Submarine Swap viene in aiuto perché attraverso il suo smart contract sostanzialmente riceve fondi on-chain e invia fondi Lightning. In questo modo viene data la possibilità di ricaricare il canale Lightning. Questo servizio viene anche fornito da terze parti che si prendono una commissione perché mettono a disposizione la liquidità per effettuare l'operazione, ma tutta l'operazione è trustless. L'intermediario non prende mai il controllo dei fondi. In pratica voi inviate i fondi on-chain ad un indirizzo che vi viene fornito dal servizio di swap e fornirete anche l'invoice per ricevere il pagamento via Lightning. Nei servizi custodial questo lavoro viene fatto internamente, anche perché, come dicevamo prima, voi non avete canali con questi servizi, ma semplicemente un account, quindi il tutto viene gestito da loro. Ma se utilizzate wallet come Breeze o Phoenix, oppure avete un vostro nodo, questo servizio diventa fondamentale, perché gestendo voi i canali dovete avere modo di ribilanciarli. Quindi, ricapitoliamo un attimo prima di proseguire. Per ricaricare un wallet Lightning abbiamo due modi: attraverso un pagamento Lightning oppure attraverso un Submarine Swap. Ora possiamo andare un pochettino più nel dettaglio della gestione dei canali Lightning per capire come è possibile ricaricare i canali. Quando scaricate Phoenix, Breeze oppure avete un vostro nodo, facendo la prima transazione verso il vostro wallet, voi aprirete un canale di pagamento. Nel caso di Phoenix e Breeze lo aprirete con il nodo delle rispettive aziende, mentre se utilizzate il vostro nodo potrete scegliere con chi aprirlo. In ogni caso, la prima transazione sarà fondamentale, perché determinerà la grandezza del vostro canale. Ragioniamo in euro così ci viene più facile. Se come prima transazione inviate 50 euro, allora verrà aperto un canale della dimensione di 50 euro.
Questo vuol dire che il massimo che potete spendere o che potete ricevere su quel canale sono 50 euro. Ci siete? Quando voi avrete i fondi sul wallet, inizialmente potrete solo spendere perché avete creato un canale da 50 euro che al momento avete tutti nel wallet, ok? Non ce ne stanno più. Ora, tralasciamo tutte le nuove funzioni come lo splicing, ma se avete aperto un canale e non avete ancora speso i fondi, non avete a modo di aggiungere altri fondi se non con l'apertura di un altro canale. Anche se volete spendere più fondi di quelli nel canale, non potete farlo. Se avete un canale da 50 euro, non potrete spenderne 70, ok? La prima cosa da fare sarebbe quindi quella di farsi più o meno un'idea della frequenza con cui utilizzate Lightning. Se lo utilizzate di rado, giusto per la birra o la pizza 2 volte all'anno, allora potreste aprire un canale un po' più piccolo, ma se lo usate frequentemente, allora valutate di aprire un bel canale in modo da non dover avere problemi di capacità in futuro. Ma a prescindere da questo ragionamento, io valuterei in ogni caso di aprire un canale grosso, tanto non siete obbligati a lasciare tutti i fondi nel wallet. Inoltre avere un canale grosso aperto vi permetterà anche di fare eventualmente i vostri acquisti di Bitcoin per il lungo periodo direttamente su Lightning. Proviamo a vederlo anche qui con un esempio, così vi faccio capire meglio quello che sto cercando di dirvi. Aprire un canale da 50 euro, come abbiamo visto prima, non ci dà molte alternative, ok? Abbiamo poco margine di manovra. L'unica cosa che possiamo fare è spendere quei 50 euro e poi ricaricare il wallet. Ma se noi il canale lo aprissimo da 1500 euro, quali altre possibilità avremmo? Allora, innanzitutto avremo un canale aperto con 1500 euro dalla nostra parte, che possiamo solo spendere al momento. Questo vuol dire che siamo obbligati a spendere tutti i 1500 euro? Assolutamente no. Noi ora dovremmo farci un'idea di quanti fondi spenderemo in un determinato lasso di tempo, per esempio un anno. Ok? Ipotizziamo che in un anno spenderemo 500 euro. Benissimo, allora terremo 500 euro nel wallet e gli altri li toglieremo. Il bilanciamento potremo farlo in due modi, o inviando gli altri fondi via Lightning a un altro portafoglio, ma questo non è l'ideale perché rimarrebbero su Lightning, ok? Oppure potremo sfruttare il Submarine Swap andando a riportare quei fondi on-chain. In questo modo noi avremo creato un canale grosso, ma i fondi saranno di nuovo on-chain al sicuro, mentre su Lightning sarà rimasta la parte che ipotizziamo di spendere nell'arco di un anno. Ci troviamo quindi con un canale da 1500 euro, ma con la possibilità di spenderne 500 euro e la possibilità di ricevere 1000 euro. Che vantaggi ci porta aver fatto tutto questo? Sostanzialmente ci mette al riparo dai momenti in cui le fees on-chain sono elevate. Noi in questo momento siamo pronti a tutto. Nel caso le fees tornassero a 500 Sats vByte, noi potremo continuare a spendere via Lightning e continuare ad accumulare Bitcoin direttamente su Lightning, fino ad un massimo di 1000 euro in questo caso. Quando le fees torneranno ad un livello diciamo che ritenete accettabile, allora farete un altro Submarine Swap inviando la parte accumulata al sicuro on-chain. Abbiamo capito quindi che il Submarine Swap è fondamentale per poter dialogare con la rete Lightning, sia per bilanciare i canali, ma anche per ricaricare il wallet quando è vuoto e non avete più fondi da spendere. Anche in questo caso o li acquistate attraverso un servizio che vi permette di utilizzare Lightning, come Relai, Pocket Bitcoin o i voucher Azteco o il Bitcoin Voucher Bot, oppure se avete i fondi on-chain utilizzerete proprio il Submarine Swap per poterli inviare al vostro wallet Lightning. Ricordatevi però che tutto questo coinvolge delle transazioni on-chain, perché voi invierete i vostri bitcoin ad un indirizzo on-chain che effettuerà lo swap, quindi è fondamentale il timing anche dell'operazione. È per questo motivo che quando ci sono le fees basse sentite tutti dire che è il momento di aprire canali o di consolidare gli UTXO, perché in momenti di fees basse è bene fare tutte le operazioni che coinvolgono transazioni on-chain, per poter ovviamente minimizzare i costi. Se disgraziatamente vi trovate a dover ricaricare il wallet, bilanciare un canale o provare ad utilizzare per la prima volta Lightning in momenti in cui le fees sono elevate, fidatevi che non è veramente una bella esperienza. Nel momento in cui sto registrando, le fees si aggirano tra i 12 e i 15 Sats vByte, quindi questo per esempio potrebbe essere un buon momento per provare a testare i vari wallet, a bilanciare i canali o a creare nuovi canali. Quindi dateci dentro ragazzi, esercitatevi adesso per essere pronti nei momenti difficili, mi raccomando.
Io direi che per oggi ho detto tutto. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di lasciarmi un bel like, un bel mi piace e di scrivermi nei commenti se utilizzate già Lightning o se avete altri metodi oltre a quello di cui abbiamo parlato in questo video. Scrivetemi pure anche se avete domande o dubbi che io vi rispondo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!